Konnichiwa minasan, ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Yeah! Elicottero! Oggi volevo insegnarvi qualche kanji! Gangnam Style. Conoscete kanji? Kanji? I kanji sono gli ideogrammi, quindi la scrittura giapponese, ma in realtà antica cinese, ma in giapponese si usa anche gli ideogrammi. Io quindi volevo insegnarvi qualche kanji. Elicottero! In giapponese ci sono migliaia di ideogrammi, mamma mia! Voi quanti ideogrammi conoscete? Ma DJ Shiro mi ha consigliato di usare un'app sul cellulare per imparare la lingua straniera. Quindi volevo provare anche questa app come funziona. Proviamo a fare insieme? Yes! Come sapete forse che io parlo un po' italiano ma sto ancora studiando, allora proviamo anche questo sistema, vorrei vedere. E inoltre vorrei studiare anche inglese perché è utile ovunque vai, forse è utile parlare inglese. E sapete che io sono stata anche a Dublino per fare la vacanza studio e ho fatto anche scuola di inglese. Studiare si dice benkyou shimasu. Era difficile, quindi voglio imparare bene. Intanto la cerco. Questa app si chiama Hi Native, quindi adesso come si scrive? Cerco Hi Native. これかな? これだ。インスタラ。ダダンダダン。Ho sentito che con questa app puoi fare le domande e chi conosce meglio di te questa lingua ti aiuta, ti risponderà. È come avere tanti insegnanti. Io consiglio di studiare sempre con l'insegnante, non da solo, con un insegnante in corso. Però anche se fate un corso, per esempio un giorno a settimana con l'insegnante, ma forse quando studiate a casa per ripassare, studiare da soli, e forse vi vengono un po' di dubbi. E allora forse questa app mi sembra un po' utile. Adesso vediamo. Per prima cosa devi iscriverti mettendo una tua mail, oppure puoi iscriverti anche con l'account di Facebook o con Twitter. Adesso mi chiede di scegliere la mia lingua madre, giapponese. Scegli le lingue che ti interessano, inglese e italiano. Italiano intermedio. Prossimo. Hi Native è un servizio che ti permette di porre domande riguardanti lingua e cultura a parlanti madrelingua. Potrai rispondere nella tua lingua materna o nella lingua in cui è stata formulata la domanda. Mi sembra un gioco. Io studio l'italiano ormai da tanti anni, ma faccio ancora errore, quindi devo ancora studiare. Proviamo a porre una domanda. Come si dice in italiano hajimemashite? Risposta di un madrelingua. Quindi mi ha risposto una persona: we don't have a proper hajimemashite, but when we meet somebody for the first time we usually say piacere. Oh, mi ha risposto in inglese! Yeah! Adesso provo a rispondere io alle domande riguardo alla lingua giapponese. Per esempio, scelgo una domanda facile. Come si dice supermarket in giapponese? Però questa persona che ha fatto la domanda è madrelingua inglese, però rispondo semplice super. Io ho risposto super. Ciao. Kawaii. Un'altra domanda, provo a rispondere a un'altra domanda. Come si dice what time is it now in giapponese? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Rispondo! Ta-da! 今のマークなんだ、かわいい。ho preso 10 punti, yeah! Ogni risposta prendo punti. Adesso mi sto divertendo. Adesso provo a fare una domanda riguardo alla lingua italiana. Quando fai tu una domanda all'inizio puoi scegliere la categoria. Per esempio, come si dice, va bene, mostrami frasi di esempio con che cosa significa, qual è la differenza,
domanda libera, ok. E io uso questo. Qual è la differenza tra mi dispiace e scusami? Chiedo, qual è la differenza tra mi dispiace e scusami? Posta! Vediamo se qualcuno mi risponde. Questa app, il livello base è gratuito. Però c'è anche la possibilità di diventare premium. Le vostre domande saranno più evidenti. Forse userò. Ma io intanto comincio con il livello base, poi se mi piace ci penso. Al giorno di oggi, grazie a internet o all'app, è diventato molto più facile imparare la lingua. Questa app non solo per la lingua, puoi anche chiedere informazioni sulla cultura. Per esempio, in questa pagina posso scegliere paese o regione che conosco bene. Io scrivo Giappone. Poi scelgo anche nazione a cui sono interessata. Per esempio Italia o anche US, America, come si scrive? Stati Uniti, anche Francia, anche Spagna. Fatto! Vediamo se qualcuno ha risposto alla mia domanda. Oh, risposto. La domanda era: qual è la differenza tra mi dispiace e scusami? Questo ho chiesto io. La risposta è: mi dispiace equal I'm sorry, scusami I apologize. È corretto? E allora adesso qual è la differenza tra I'm sorry e I apologize? Se vi è piaciuto questa app, allora potrete scaricare da qui il link sotto nella descrizione di questo video. Però mi sembra molto interessante perché scrivo una domanda e poi qualcuno del mondo mi risponde la domanda, e anche per conoscere meglio la lingua e anche cultura. Per imparare giapponese, forse tanti di voi già sapete, c'è anche un canale che si chiama Otto Caffè. In questo canale ci sono le mie lezioni di lingua giapponese. Studiare una lingua straniera è difficile, ma non arrendetevi. In quel corso vi insegno hiragana e katakana, cioè sono alfabeti giapponesi. E adesso kanji time! Yeah! Kanji è ideogramma. Vi faccio vedere qualche ideogramma giapponese. Sapete che i kanji ce ne sono tantissimi, ma nascono in tanti modi diversi, ma quello proprio base è: i kanji a volte nascono dal disegno di oggetto. Per esempio questo è un ideogramma abbastanza semplice. Secondo voi questo ideogramma cosa vuol dire? Perché anche questo è nato da disegno di proprio quell'oggetto. Torniamo indietro, nel senso che vi faccio vedere il percorso di disegno. Prima era così e l'inizio era questo, proprio disegno di albero, che è un po' semplificato, e poi alla fine è diventato kanji di albero. Davvero? Albero si dice ki. Questo è ki. Il prossimo kanji di occhio, infatti c'è un disegno di occhio. Ta-da! Diventato verticale. E poi alla fine il kanji di occhio è questo. Questo significa occhio e si legge me. Me. Un occhio, due occhi, sempre me. L'ultimo kanji per oggi è questo. Secondo voi questo kanji cosa è? Cosa significa? Ci sono i punti che mi sembra che cadano. Ta-da! これはこれです。pioggia. Pioggia in giapponese si dice ame. Questo è kanji di ame, che vuol dire pioggia. Questo tipo di kanji è un po' più facile per imparare, perché questo kanji è nato da proprio il disegno della pioggia, il disegno dell'albero, allora vi è più facile entrare nella testa. Però ci sono anche i kanji un po' più complicati perché fanno combinazione di 2 kanji insieme, 3 kanji, a volte 4 kanji insieme.
quindi in questo caso diventa anche più complicato, anche l'aspetto proprio kanji diventa più complicato, ma anche forse imparare proprio il significato e delle pronunce, però intanto abbiamo fatto il primo passo. E anche per i giapponesi comunque difficile imparare i kanji e ci sono spesso esami di kanji e scrivere tante volte, leggere tante volte, quindi è una cosa abbastanza faticosa, però è interessante. Se vi interessa ancora imparare qualche kanji, allora forse ogni tanto potrei insegnarvi ancora kanji. E intanto io gioco con la mia app e adesso continuo a rispondere a una domanda che dice quale kanji devo usare per scrivere lenshu. Lenshu vuol dire practice e si può anche mettere una foto per specificare. Sanju, spero che vi piace questa app e che sia utile per studiare. Se trovo altre app interessanti ve le consiglio. Auf Wiedersehen, au revoir, see you soon, bye bye, ci vediamo, matane, matane, matane.